Buonasera briganti di luce, fate attenzione, pericolo scintille. Sto per aprire una scatola piena di colori, di cristalli e filati magici. Siete pronti a brillare con me? Procediamo con l'unboxing. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate sul canale, benvenuti a coloro che mi stanno conoscendo con questo video. Io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e voi siete briganti di luce, se naturalmente volete unirvi a questa community creativa di YouTube. Scherzi a parte, oggi ci incontriamo per fare un unboxing. Sono andata dal Mondo delle Pietre, che è un negozio fisico della mia zona, e niente, vi mostro un po' di materiali che utilizzo per i miei bijou. Quindi sigla, poi stavo dicendo giro la camera, ma in realtà già è girata, quindi sigla e vi mostro i miei acquisti. Allora, come vi dicevo, dal Mondo delle Pietre acquisto tantissimi materiali. Va bene, come potrete intuire, il Mondo delle Pietre vende tante pietre, quindi quando mi trovo ad andare da lui faccio scorta di pietre e quant'altro, anche se in verità queste sono pietre che non ho acquistato adesso, ma sono degli acquisti che ho fatto precedentemente e che sicuramente penso di aver mostrato in un video creazioni. Comunque lui fa delle bellissime promozioni per quanto riguarda proprio le pietre dure, quindi veramente ha materiali favolosi. Ecco qua, si è spostato il tappetino e quindi vi mostro queste che sono le pietre che andrò poi ad utilizzare per i miei tutorial, ma non solo, per i miei gioielli tessili, artigianali e quant'altro. Quindi queste sono delle pietre che avevo qui sul mio tavolo perché sto facendo un po' di selezione per i prossimi colori e quindi ne ho approfittato, ve le ho mostrate, ma questi sono acquisti più vecchi e vedete che lui fa queste promozioni con questi blister dove vende, fa delle promozioni, vende quindi fili a coppie, a tre, fili belli lunghi e quindi diciamo che il prezzo è un po' più vantaggioso che acquistare al singolo filo di pietre. Guardate queste per esempio, sono meravigliose e io non vedo l'ora poi di utilizzarle. Vedete che qui ci manca tutto un pezzo di filo perché in realtà le ho utilizzate per fare dei miei bijou. Oggi, veramente qualche giorno fa, sono andata e ho acquistato invece i cristalli, i bellissimi cristalli che avete visto che sto utilizzando nei vari progetti che ho fatto questa settimana, tra cui il ciondolo amore. Vi metto qui il riferimento, nonché quello Corazon, dove si utilizzano questi cristallini, questi progetti che sto proponendo, che ho chiamato Cross Stitch. Se vi siete persi il video, ragazze, vi metto tutti i link giù nell'info box, che è un mix. Ho deciso di fare un mix tra la tecnica del crochet e dell'uncinetto, e quindi da lì Cross Stitch. Quindi questo è uno dei bellissimi cristalli, spero che si vedano le screziature, ma questo è un verde acido. Sono certa che se provassi a mettere un po' di luce, ok, vediamo, spero di non perdere insomma, che vada fuori fuoco. Guardate che meraviglia, spettacolari. Quindi il cross stitch, ho qui per esempio un ciondolo che ho terminato ieri, vedete che è fatto con l'uncinetto, con il filato, in questo caso è Aladdin, che è di fili e forme, e a cui poi ho fatto dei decori, vedete, con tutti questi bei cipollotti, rondelle in cristallo che vado a prendere talvolta in fiera creativa oppure da Fortunato, che è il titolare con la sua mogliettina dolcissima Serena di questo fantastico negozio in cui si vendono tantissimi cristalli, tantissime pietre, e lui poi è rivenditore a Napoli di fili e forme, dei filati di fili e forme. Quindi io cosa ho comprato? Cristalli e filati. Allora, facciamo così. Cercherò di mostrarvi insieme
i filati con i cristalli che ho pensato di abbinare. Allora, parto subito con, ovviamente negli ultimi tutorial avete visto il Sorrento Strong e il Sorrento, e quindi ho deciso di continuare su quella linea. Questo è il Sorrento Strong, guardate che colore spettacolare, è un filato, questo vedete il numeretto, il rocchetto è da 50 metri e si lavora con un uncinetto insomma da 1,50 m. Io non mi ricordo neanche con quale uncinetto l'ho lavorato, però comunque trovate tutti i riferimenti, forse anche 1,25 m, comunque è da 0,60 questo. E questo naturalmente potrebbe già essere abbinato a questo se vogliamo andare di contrasto, ma naturalmente ho preso anche altri colori. Ecco qua, rovescio tutto. Ho preso questo bellissimo che è un po' più grande, ci sono alcuni di dimensioni più piccine ed altri più grandi. Questi per esempio vedete sono da 2 mm e questi invece sono quelli un po' più grandi. Vedete? Si vedono tranquillamente, quindi ho preso questo. Diciamo che questo starebbe bene, è un colore rubino, mettiamola così, ed ha un riflesso AB. Vedete? Quest'altro invece ha un riflesso, non ha un riflesso, ma sembra tipo un granato. Non so se si vede la differenza vicino, spero di sì. Ecco qua, la differenza di colore, no? Questo ha un riflesso AB, questo luccica, ma non ha un riflesso AB come in quest'altro caso. E questi sono favolosi. E poi mi sono innamorata ovviamente di pietre. Qui ci sono dei codici colore, poi guardando questo colore di rocchetto, ragazzi, mi sono innamorata anche delle pietre e quindi ho preso queste pietre che non sono cristalli, vedete, un'agata colorata. Vedete, 2 fili di quest'agata vengono 10 euro, però è un colore bellissimo e poi la pietra, ecco, ha delle screziature favolose. Ecco, quindi questo naturalmente rimanendo, guardatele tutte insieme, rimanendo nelle nuance del colore, ma naturalmente si può andare anche con qualche contrasto, ok? Sistemiamole per bene. Io sono sempre disordinatissima, lo so, nei miei video. Ecco, cerchiamo di fare le cose per benino, ci proviamo. Qua c'è ancora l'Aladin. Poi ho preso quasi tutti i piccolini, i grandi erano solo questi, poi ho preso tutti, diciamo, questi blister che contengono 4 fili di queste rondelline che a differenza di altri tipi di rondellini che potete trovare in giro dai pakistani, comunque sono tagliate in modo più preciso e si possono utilizzare, come avete visto, nel brick stitch ma anche nel cross stitch. Vi metto sempre qui l'immagine di riferimento per farvi comprendere quello di cui sto parlando, perché queste lavorazioni necessitano, come la tessitura di perline, di un po' di precisione. E quindi diciamo che anche questo, se si vuole andare un pochino di contrasto, poi ditemi voi il colore che preferite di rocchetto con abbinamento e vediamo di studiare un tutorial o vi faccio io qualcosa e ve lo mostro in un video creazioni. Quindi questo è il primo colore che potrebbe starci, ma poi ho preso anche questo che è trasparente. Ovviamente sembra più violaceo perché comunque c'è il filo con cui sono infilati i cristalli viola, ma è un colore abbastanza trasparente con questi riflessi viola AB, che forse con questo non ci sta proprio alla grande, però a me piaceva molto l'idea, per esempio, con quest'altro colore. Ditemi voi se mi sbaglio. Altro Sorrento, ragazzi, i filati di fili e forme hanno una compattezza e una lavorabilità allo stesso tempo favolosi. Questo è un altro colore, sempre Sorrento Strong, e secondo me
questo ci sta bene, benone, che dite? Quindi proverei a fare anche qualcosa con questo, quindi questo colore, questi cristalli favolosissimi con questo bellissimo. Restando sui blu, c'è anche questo, wow, un bel blu elettrico, eccolo qua, vedete 50 metri, questi sono tutti i riferimenti. Anche con questo ci potrebbe stare, anche se in realtà questi potrebbero essere mixati insieme. Ho un'ideuzza per la testa, ma non dico niente perché lo sapete, io poi parto con le idee e poi le accantono, quindi no. Questo è un unboxing, anche se qualcuno ha già detto che vorrebbe vedere il tutorial di questo ciondolo un po' boho e eventualmente, anche se dovessi fare, è molto semplice come tecnica da fare, ho applicato questo cross stitch, quindi uncinetto e cristalli e poi cuciti, un po' di cucito, quindi eventualmente farò questo come uno dei prossimi progetti e poi vediamo con questi altri due colori, ma voi nei commenti ditemi le vostre idee, spunti e quant'altro, quindi andiamo avanti, quindi questi due bellissimi, fantastici. E poi parlando sempre di blu, ho preso anche dei colori, ecco, aspettate che lo trovo, che spero si veda in camera perché è molto bello, è un blu, sì, penso che riesco a farvelo vedere, è un bel blu che secondo me è giocato anche con questo chiaro o con questo scuro, io lo vedrei più con il chiaro, ditemi voi se ho torto o ragione. E visto che questi cristalli hanno questo effetto AB che dà questa colorazione azzurra, secondo me questi colori insieme sono veramente deliziosi. Poi non lo so, perché poi nello studio dei colori ci si può sempre decidere se andare a contrasto, se andare tono su tono. C'è tutto uno studio, ragazze, dei colori per i bijou che non è da poco, ci si impara piano piano, però insomma, ecco, fare le valutazioni prima di realizzare un bijou, qualche valutazione, molto spesso si va a istinto, però ogni tanto pensiamoci pure, quindi questi colori più freddi e quindi i rocchetti un pochino più freddi. Ho preso anche un grigio tra i rocchetti che più che un grigio è un tipo un canna di fucile che comunque sta bene, per esempio con questa colorazione e sta bene anche con questa colorazione secondo me di grigio, anche se in realtà questo è un grigio beige e questo è più freddo, però secondo me mixato facciamo queste mega insalatone. Vedete qui per esempio ho mixato, certo tutti i toni caldi, c'è il beige, un po' di pesca, c'è quello bianco AB. Ecco, studiare questi mix di colori. Comunque questo mi piaceva, non lo so se c'entrerà con qualcosa, però anche con questo o anche col blu e col blu ci può stare. Voi che dite? Ditemi giù nei commenti sempre, cosa ne pensate e soprattutto se vi stanno piacendo questi progettini in cross stitch. Guardate qui la favola. Wow! Quindi ecco, sono ordinata, li metto qui. Quindi vi ho mostrato questi rocchetti, ne ho ancora qualcun altro, sempre nei colori che amo. Uno è questo, sempre Sorrento Strong, che è un bordeaux. Vedete, questo è un fucsia, si vede tranquillamente, e questo è un bordeaux vinaccia, che comunque sta benissimo. Sposto il tappetino con i verdi, con le nostre pietre, ma anche con questi altri, tutti giocati insieme. E secondo me sono bellissimi. E ho preso anche un colore scuro. Io non amo moltissimo i colori scuri, devo essere sincera, però ho preso questo che ha delle screziature viola, vedete, viola e blu, che secondo me con questi stanno benissimo.
e quindi andiamo un pochino di contrasto. Lo sapete, io non scelgo mai colori scuri, però ogni tanto ci può stare, perché se utilizzo come base un colore chiaro per andare a fare per il mio cross stitch, ecco qui, questi sono i miei colori, allora mi piace poi andare a mettere un colore un pochino a contrasto. Poi vi metto qui le immagini di riferimento dei vari bijou che ho realizzato, vediamo se ne trovo qualcuno qui davanti per darvi un'idea, perché io sono sempre mega disordinata. Ok, ne ho trovato uno, abbiate pazienza. Dicevo, perché se si utilizzano colori chiari su chiari, ovviamente viene una cosa, tra virgolette, un po' romantica, ma alternare anche i colori chiari con scuri, tipo il fondo a uncinetto più scuro e la restante parte chiara, come per esempio in questo caso, no? Dove c'è la base scura e i cristalli che sono invece più chiari. Quindi cercherò di andare a giocare con tutti questi colori. Ah, di questo non vi ho mostrato il numero. Quindi il mondo delle pietre è il rivenditore ufficiale dei filati di fili e forme, e quindi io sono andata ad accaparrarmeli subito, appena ho saputo che c'era un po' di rifornimento. Vorrei riuscire a mostrarvi i colori. Ok, eccoli qua, e dal vivo vedete sono questi oro, rosato e rame. Questo è il cablé sempre di fili e forme, e naturalmente prendendo questo colore ho preso questa colorazione di, insomma, di cristalli che sono bellissimi e danno delle screziature sul pesca, sono meravigliosi veramente. Va bene, diciamo che siamo arrivati quasi a 20 minuti, non voglio rubarvi altro tempo, quindi vi saluto, ditemi il colore che preferite, ditemi il colore anche di non solo di rocchetto ma anche di cristalli, ditemi se vi piacciono i progetti e se volete vedere qualche altra cosa con queste tecniche mix, insomma, parliamo tra di noi, briganti di luce, fatemi sapere se vi sentite ispirate da questo canale, spero vivamente di sì. Ora sistemo, faccio una bella foto che sarà quella dell'anteprima di questo video. Vi abbraccio tutte ed auguro, come sempre, a tutte buona creatività. Ecco qua, briganti di luce, mettiamo in vista un po' di luce che non guasta mai. Ciao! Ciao ciao! Ci vediamo venerdì, perché i tutorial, i video li pubblicherò il martedì e il venerdì, e qualcosa così di stravagante sarà nei video di chiacchiere e confidenze della domenica. Ciao!